Diciamoci la verità, come chitarristi dobbiamo fare veramente tanta pratica, non è uno strumento facile e spesso e volentieri magari invece di prendere la chitarra e attaccarla a un amplificatore grande o comunque abbastanza forte di volume, una pedaliera multieffetto, collegarla al computer, tutte queste robe così, a volte abbiamo bisogno semplicemente di un amplificatorino che faccia il caso nostro, che appunto possiamo utilizzare in maniera semplice. O credo di avere la soluzione. La Sonicake mi ha mandato questo bel amplificatorino qua che si chiama Toast, immagino che sia il fatto che assomiglia a una scatola di tostapane, e se non ve lo ricordate la Sonicake è la stessa compagnia che mi ha mandato in precedenza la Matribox 2, la pedaliera multieffetto, che mi era piaciuta veramente tanto. Quindi oggi andremo a vedere le funzioni di questo amplificatorino perché ha veramente un sacco di cose qui dentro e soprattutto andiamo a sentire qualche suono. E se come me non fate mai abbastanza pratica, lasciatemi un bel like sotto questo video e soprattutto se volete essere aggiornati continuamente su quello che porto in canale, mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, in modo tale che vi arriva la notifica ogni volta che posto qualche video. Dunque l'amplificatore può essere alimentato in tre maniere diverse, non gliene bastava una, tre, bellissimo. La prima, classico alimentatore a 9 volt, proprio classico, possiamo anche alimentarlo tramite USB, oppure se non ci basta, che vogliamo portarcelo in giro per una scampagnata a suonare heavy metal nel parco, possiamo tranquillamente metterci le batterie. Come amplificatore abbiamo qui un sacco di manopole, un sacco di funzioni, ma partiamo dalle cose basilari. Abbiamo un selettore degli amplificatori, abbiamo 6 amplificatori più un canale flat, abbiamo 2 canali puliti, 2 overdrive e 2 canali distorti. E quello flat immagino che sia più che altro se abbiamo, non so, una pedaliera multieffetto dentro o vogliamo ad esempio mettere una chitarra acustica elettrificata. E abbiamo anche un master volume. Io per adesso l'ho tenuto proprio a metà, secondo me un volume molto più che ottimale, di più forse avrei cominciato a fare incavolare qualche vicino. Abbiamo poi un controllo del gain e un controllo del tono, molto semplice da utilizzare, proprio un'equalizzazione molto base, e abbiamo addirittura altri 6 effetti, possiamo sceglierne 3 allo stesso tempo. Abbiamo un chorus e un tremolo, 2 tipi di delay e 2 tipi di riverbero. I canali dell'amplificatore anche sono proprio i classici, per i 2 puliti abbiamo un Jazz Clean e nell'altro canale abbiamo, credo che sia un Fender Tweed, proprio straclassico. Per i 2 canali overdrive invece abbiamo sia un Marshall e un canale Vox, ed infine per i 2 canali distorti abbiamo sia un 5150 che un Mesa Rectifier, e ogni canale ha la sua simulazione di cassa inclusa, quindi abbiamo praticamente tutto l'ambaradan qui dentro. Gli speaker che abbiamo qui dentro sono 2 speaker da 2,5 pollici, sono abbastanza piccolini, però pompano, devo dire la verità, sono decenti. Voi direte, tutto qui? No, abbiamo appena cominciato. Ha un'uscita per le cuffie, quindi possiamo tranquillamente attaccarlo alle cuffie senza disturbare i vicini o la moglie che dorme. Un'entrata AUX, quindi possiamo attaccarlo tranquillamente ad un telefono o uno stereo per far partire le nostre basi preferite. Ma se siamo più tecnologici abbiamo anche la funzione Bluetooth, che ormai è praticamente dappertutto. E 2 cose che mi sono veramente piaciute sono: una è l'accordatore, scacco matto Boss Katana, questo non ce l'hai tu, e soprattutto una drum machine incorporata con un sacco di suoni interessanti. E più lo stile è abbastanza carino, un po' retro, molto carino anche da tenere in casa nel salotto se vogliamo appunto attaccarlo a una chitarra. Ma ciancio le bande, vi faccio ascoltare adesso qualche suono. Una cosa da notare però è che purtroppo questo amplificatorino non possiamo chiedere troppa roba, quindi non possiamo attaccarlo direttamente ad una scheda audio per via dell'impedenza che abbiamo. Quindi cosa ho deciso di fare? In questo caso ho utilizzato un microfono a condensatore proprio attaccato alla cassa che andava direttamente alla mia scheda audio Audient. Quindi il suono che sentirete è sicuramente quello dell'amplificatore, però è attaccato a un microfono, quindi colorerà leggermente il suono e la registrazione non sarà delle migliori. Però questo avevo. Ma soprattutto fatemi sapere quale di questi canali vi è piaciuto di più.
avete voglia di suonare col metronomo? Niente paura, c'è appunto qui, come ho detto, una drum machine incorporata che viene praticamente accesa o spenta, e possiamo scegliere un sacco di tipi di pattern o suoni diversi della drum machine, quindi non ce ne sarà soltanto uno dei soliti 4/4, ce ne sono diversi. Ora vi faccio ascoltare gli amplificatori, sì, però con qualche effetto. Dunque, cosa ne penso di questo amplificatorino? Personalmente parlando è un aggeggio molto utile, soprattutto se non vogliamo, come ho detto, attaccare un amplificatore principale e abbiamo bisogno praticamente di una cosa carina, magari da portarci in giro per mentre viaggiamo, oppure da tenere così. Ad esempio, la cosa che sto pensando io di utilizzarlo è tenerlo in salotto di sotto, magari posso fare pratica mentre, non so, mi guardo un film o mi trastullo così in generale. Quindi secondo me è un tipo di amplificatore per tutte quelle persone che magari vogliono qualcosa di portatile, possiamo tenercelo nella borsa se viaggiamo e vogliamo fare pratica. Ho bisogno di una chitarra da viaggio. L'amplificatorino in sé poi è stracarico di features, praticamente abbiamo qui un sacco di cose per fare pratica, suonare, possiamo attaccarlo alle basi, possiamo utilizzarlo come drum machine, possiamo anche passarci della musica, quindi magari mentre facciamo le pulizie ascoltando la musica, questo è perfetto. Il suono in sé è leggermente inscatolato, ma non ci possiamo aspettare troppo, diciamo, dalle speaker da 2,5 pollici ciascuna, questo ci può stare, però il suono che ho sentito nella stanza l'ho sentito molto bene, mi è piaciuto, e anche le simulazioni di amplificatori non sono veramente male, anzi tra le mie preferite devo dire che sono forse il canale pulito 2, il degli overdrive, l'overdrive 1 e anche il lead, il canale lead, che poi sarebbe il Mesa Rectifier. Sono stati veramente un bel tocco. Adesso, solo per fare questa prova, ho trovato un po' di difficoltà, mi sono dovuto microfonare l'amplificatore, che non avevo mai fatto poi, quindi una cosa nuova. Magari soltanto per farmi la demo avrei preferito magari, non so, la possibilità di attaccarlo tramite USB al computer, però capisco che non è questo lo scopo dell'amplificatore stesso, quindi ci sta. Fatemi sapere voi più che altro cosa vi è piaciuto di questo amplificatore. Sinceramente la Sonicake sta facendo un sacco di prodotti interessanti, questo è il secondo che mi mandano. Avevo già recensito, come ho detto, la Matrebox 2, la loro pedaliera multieffetto. Se non avete visto il video ve lo lascio qui. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!